Adesso vedremo un esempio di stampa. Questi velluti sono velluti di seta che tingiamo a mano. Tingo a mano nella mia sartoria con un procedimento assolutamente manuale e con dei pigmenti naturali. Lo stiamo ora stirando per prepararlo, per tirarlo e prepararlo alla stampa. Ovviamente bisogna tirarlo quanto possibile. È stata sempre una delle mie grandi passioni e dal 2000 mi sono appassionata e quindi ho voluto imparare e dedicarmi alla stampa su velluto. E piano piano questo che inizialmente era, non posso dire gioco, ma era un'occupazione minore della mia azienda, è diventata invece una delle cose più importanti, una delle attività più importanti. Ora faremo soltanto un piccolo esempio, ma la cosa più difficile è quella della ripetizione del disegno e quindi bisogna prendere bene le misure. Avendo degli stampi molto piccoli si rischia di iniziare in un modo e di finire i 30 metri con delle misure che non corrispondono più. Questa linea, che serve soltanto per il momento della stampa, poi sparirà nel momento in cui viene stampato ed è veramente magia. Ecco qui ci sono, questa è una tavolozza perché in realtà si tratta proprio di dipingere la stoffa, dipingerla attraverso questo stampo manuale e in questo caso abbiamo optato per il colore oro, un oro chiaro in contrasto con quel meraviglioso rosa fragola in cui abbiamo tinto il tessuto. Anticamente il Fortuny, per esempio, utilizzava dei blocchi di legno esattamente come nelle tecniche orientali. Per renderlo un po' più maneggevole e per farlo durare nel tempo, durare nel tempo significa non per sempre, perché naturalmente questi stampi sono soggetti ad usura, adoperandoli frequentemente ed essendo i pigmenti con cui tingiamo colori ad acqua. E quindi vengono realizzati scolpendoli sgubbiandoli sul linoleum. Allora, cosa sta facendo adesso? Per poter ottenere una buona stampa bisogna mettere il colore e toglierlo per far sì che si impregni, altrimenti non si otterrebbe la pienezza del colore. E quindi ha colorato e con una velina, con una carta, ha tolto via il colore, lo rimetterà e in questo caso otterrà il colore pastoso e quindi definito sulla stoffa. Devo dire che non faccio mai il conto dei tempi, perché essendo artigianato noi non siamo qui a valutare il valore di un accessorio, di un oggetto a seconda del tempo impiegato. Questo lo si fa nell'industria, dove ci sono delle logiche commerciali assolutamente rigide e dove un prodotto non deve tanto essere bello, ma quanto essere vendibile ed avere il prezzo giusto. Per noi è completamente diverso. Il procedimento richiede il tempo necessario per ottenere la perfezione. Se per caso in questo percorso per arrivare poi alla stampa c'è un inghippo e quindi si rifà, non si deve assolutamente pensare ad essere sotto pressione, perché la bellezza non si può ottenere con delle pressioni di tempo o con delle logiche commerciali. Io non penso mai a vendere un oggetto, io penso prima a fare un oggetto bello ed è per me l'unica logica. A creare un oggetto bello. In realtà è l'emozione di aver dal nulla creato un disegno armonico meraviglioso
che apparentemente è semplicemente un timbro, ma che richiede una preparazione non indifferente. Sfido qualsiasi persona a prepararsi a farlo. In realtà è semplice, anzi siamo qui ad insegnarvelo se volete. Le porte dell'atelier sono assolutamente aperte. I sogni, la bellezza sono sempre da condividere, quindi eccoci, siamo qua.